Una città che è sempre stata inserita nei nostri libri di scuola, luogo dello scontro e della sconfitta degli italiani contro gli inglesi nel 1941. Sconfitta che portò allo sgretolamento della colonia italiana d'Eritrea. Per chi non lo avesse ancora capito, sto parlando di Keren. Quindi, dopo il precedente video sulla bellissima Asmara, siamo partiti verso nord e sulla strada abbiamo incontrato alcuni carri armati sovietici, mezzi che furono inviati per aiutare l'Etiopia contro l'Eritrea, che stava combattendo per la sua indipendenza, poi arrivata nel 1993. Seconda tappa prima di arrivare in città. Siamo arrivati alle case di etnia Bileng, che costituisce circa il 3% della popolazione. Queste case si chiamano Tukun e se guardate attentamente la parte alta del tetto è a croce, simbolo di una famiglia cristiana, oppure a punta, simbolo di una famiglia musulmana. Ora, di nuovo trasferimento e prima di arrivare in città, per la quale vi ricordo ci vuole un permesso e la strada, nonostante sia asfaltata, non è il massimo, vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video e buona visione! Siamo arrivati a Keren, terza città del paese con circa 250.000 abitanti e adesso stiamo già andando al sito più iconico della città, la Madonna del Baobab. Si tratta di un baobab millenario, il cui tronco cavo ospita una cappella dedicata alla Vergine Maria, costruita dalle Sorelle della Carità nel tardo Ottocento. Nel 1941, inoltre, l'albero offrì rifugio e protezione a un gruppo di soldati italiani durante un bombardamento britannico. I soldati rimasero illesi nonostante i colpi che colpirono il baobab. Oggi donne di ogni etnia e religione si recano qui per pregare per la fertilità e la salute dei figli. Un sito molto importante e carico di significato. Poi trasferimento verso un altro posto iconico. Siamo arrivati al cimitero italiano. È un luogo molto particolare e divisivo, perché sul lato sinistro sono sepolti gli italiani, con nomi e gradi. Sul lato destro riposano le migliaia di ascari eritrei che hanno combattuto e sono morti per la corona italiana, ma che sono rimasti per la maggior parte ignoti. Anche questo luogo molto forte. Dal cimitero si vede la chiesa e la moschea. Particolarità che si nota subito quando si gira per le vie di Keren è che la città è a maggioranza musulmana, si vede sia negli edifici ma soprattutto nei volti, nei costumi delle persone. Questo è l'hotel Keren e stiamo andando alla sua terrazza panoramica sulla città. Vedete come la città sia completamente circondata dalle montagne. Ci troviamo a quasi 1400 metri sul livello del mare e il nome Keren significa proprio montagnosa. Mentre ci troviamo in questo che è uno degli edifici italiani più rappresentanti della città, vi racconto brevemente la sua storia, perché Keren fu scelta dagli italiani come baluardo difensivo strategico proprio a causa della posizione inaccessibile tra le montagne. Tra febbraio e marzo 1941 si combatté la battaglia decisiva per il controllo dell'Africa orientale. Le truppe britanniche, avanzando dal Sudan, si scontrano con la resistenza degli italiani e degli ascari. Gli inglesi però hanno la meglio e segnano la fine del dominio italiano nel paese. Vista dall'hotel veramente molto bella, consigliata anche se non dormite qui. Poi ci tuffiamo nei mercati della città dove non ho fatto riprese perché non me la sentivo molto. Non per la sicurezza, ma perché c'era veramente tantissima gente
e avevamo tutti gli occhi puntati addosso. Poi trasferimento verso il nostro hotel, dove troviamo una festa di matrimonio con qualche bambino un po' molesto. Hotel che non ha internet. Hotel a Keren, vediamo subito il bagno. Giusto per conoscenza personale, anche qua, come ad Asmara, l'acqua non è che vada più di tanto. Questo è il massimo. Ci hanno chiesto se volevamo l'acqua calda, ma abbiamo detto di no, per far risparmiare, diciamo, l'hotel. Comunque questo non per lamentarsi, ma giusto per conoscenza personale e per avvisarvi se venite in Eritrea. Buongiorno, buongiorno. Ieri mi sono dimenticato di fare qualsiasi tipo di video al cibo e poi in verità siamo andati a dormire. Notte infernale perché non è saltata la corrente, quindi le pale che davano un minimo di sollievo dal caldo ha smesso di funzionare e tantissime zanzare. Comunque, buongiorno a Keren. Bella giornata, già molto caldo nonostante siano solo le 7 e oggi abbiamo l'ultima più o meno metà giornata qui in città. Benvenuti al mercato dei cammelli di Keren, uno dei mercati più autentici e particolari dell'Africa orientale. Ecco, se venite in città fate in modo di essere qui il lunedì mattina per questo mercato. Anche qui purtroppo poche riprese. Ho provato a chiedere a un po' di persone se potevo fotografarle, ma ho ricevuto solo picche, anche comprensibilmente direi. Comunque il mercato è diviso tra quello dei dromedari e quello degli altri animali. Non ci hanno voluto dare una risposta su quanto costi un dromedario. Probabilmente non eravamo credibili come compratori. Abbiamo solo scoperto che quelli un po' più selvatici costano di più perché più forti. Questo vale anche per gli animali da traino, infatti fanno fare delle prove con gli aratri. Questo è l'ex Cinema Impero di Keren degli anni 30 e dall'altra parte abbiamo la ditta dei Ponti di inizio 1900. Mentre la parte dietro del Cinema Impero, quella era la Casa del Fascio. E qui si vede bene là e queste sono le villette, sempre di epoca coloniale. Queste molto belle, devo dire. Guardate, il cartello è dipinto a mano, mi sembra. Di fronte alle chiese c'è il murales dedicato alla guerra dell'indipendenza dal 1961 al 1991. Si vedono le persone impiccate che venivano impiccate proprio da queste parti e la lotta, le disgrazie che ha subito il paese. Questa era la villa del maggiore della polizia. Vediamo che all'ingresso c'è scritto salve sui mosaici. Mentre dall'altra parte ci sono le prime scuole elementari di inizio 1900. E questa scuola elementare era solo per italiani. Solo successivamente nel 1913 venne aperta una scuola per, tra virgolette, gli indigeni con molto meno specializzazione, diciamo. Eh sì, perché anche istruzione e lavoro erano usati come metodi per limitare i locali. Questo è l'ex commissariato del governo. Comunque pensate che tutto questo, tutto è stato costruito dagli italiani. Ex stazione dei treni e adesso stazione degli autobus.
La stazione era stata costruita nel 1911 e dovrebbe contenere anche autobus italiani, solo che non ce ne sono. In video di un anno fa ne avevo visti parecchi, però adesso sono tanti cinesi e indiani. Sono curioso di vedere se riusciamo a trovarne qualcuno italiano. Dovrebbe essercene qualcuno della regione Lombardia e alcuni Fiat. Primo albergo costruito qui a Keren, albergo Sicilia. Questa è la proprietaria, che ha ereditato l'hotel dal defunto marito, italiano. Adesso stiamo andando in un mercato che dovrebbe essere nel letto del fiume asciutto, ovviamente, che è questo. Questi sono frutti del baobab. È praticamente questo pezzettino così, all'interno c'è un osso che bisogna sputare, e mentre questo si scioglie come se fosse una caramella. Bello il mercato, c'è un po' di tutto. Questo è un lassativo, poi ci sono oggetti che vengono riutilizzati, spezie, cibo. Queste piastre sono per fare l'injera, che è il piatto tipico che abbiamo mangiato, quindi il pane tra virgolette spugnoso sul quale si mettono verdure, carne, eccetera eccetera. Ci siamo fermati in quella che dovrebbe essere una vecchia scuola, con mappe storiche interessanti dove ci sono raffigurate le 9 etnie del paese, poi gli animali che si possono trovare in queste zone e un giornale locale. Curiosità, secondo Reporter Senza Frontiere, nel 2025 l'Eritrea si è posizionata ultima come libertà di stampa, addirittura dietro alla Corea del Nord. Comunque anche qui, come ad Asmara, si vede quanto le persone utilizzino le bici. La guida ci diceva che per allenarsi spesso si fanno i percorsi tra le città più importanti, visto che il dislivello è molto. Adesso dovremmo aver finito con Keren e andiamo verso Asmara, però prima ci fermiamo per la cerimonia tradizionale del caffè. La cerimonia del caffè è molto importante qui, dura circa un'ora e in questo tempo il caffè viene tostato, macinato e unito a zenzero, poi acqua, viene fatto bollire e ci sono ben 6 tazze di caffè a testa. Anche per questo ci si mette così tanto. Il caffè è molto buono, sa tantissimo di zenzero, ma noi ci siamo fermati a 3 tazze. Altra particolarità è che il caffè viene servito con degli snack. Voi direte, beh, ci sta un biscottino. No, loro lo accompagnano con i popcorn. Poi, pranzo tipico con vari tipi di full, è uno stufato di fave e altri ingredienti. Tenete conto che il berberè, una miscela di peperoncino, zenzero, chiodi di garofano e altre spezie, non manca mai nei loro piatti. Comunque, mentre stiamo tornando a Asmara, siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine, vi chiedo di iscrivervi per supportarmi e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18. A presto!